Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Sono cotto. Questo è il quinto video oggi, meno male che è l'ultimo perché se penso che devo anche correggere il video in italiano e poi mettere i sottotitoli 26 lingue per ogni video, mi ci vorrà ancora minimo un giorno e mezzo. Però ragazzi, Michele hai voluto la bicicletta? Pedala. Va bene ragazzi, allora, numero 13 della nostra Citroen 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1:8. Andiamo subito a vedere, qui c'è un po' da montare. Vediamo se Michele riesce a fare un video contenuto o vi manda tutti in andropausa ai maschietti e in menopausa alle donne, così mi cancellate subito e chi si è visto si è visto. Allora, andiamo subito a vedere il contenuto di questo primo fascicolo. Ragazzi, ve l'ho detto che sono cotto. Ma quale primo fascicolo, Michele? Il 13, numero 13. Andiamo ad aprirlo, va. Ecco qua, molto pesante. Via questo e andiamo a vedere cos'è contenuto all'interno. Braccio della sospensione anteriore destra tutto in metallo, 1, 2, 3 serie di viti MM, IM, JM. Come vedete, tutte contraddistinte dal colore nero e la M finale. Quindi queste viti qui, anche se è spiegato in maniera esauriente nelle istruzioni che sono dettagliatissime, comunque queste viti qui vanno esclusivamente montate nel metallo, M metallo. Ok ragazzi? Poi andiamo a rovesciare qui. Oh là, ma qua è tutto metallo. Eh sì, tutto metallo. Ma che bello. Allora, abbiamo questo. Sto cercando di rappresentarlo al meglio, ragazzi. Questo è il coperchio della sospensione sinistra. Coperchio della sospensione destra. Andiamo a metterlo come in figura perché poi ci aiuterà anche per il montaggio, ok? Ecco qui. Sì, sto solo guardando una cosa ragazzi, perché di qua è, anche se poi, guardate, anche se poi si vedrà bene nelle istruzioni, qui chiaramente è liscio, da questa parte abbiamo questa lavorazione, vedete? Ok? Comunque questo mi sembra che sia messo così, quindi il 13.4 fusello sinistro e questo è il fusello destro. Io non ho una Citroen Charleston 2 cavalli, non so se qualcuno di voi che ce l'ha sapeva che si chiamava così, io non lo sapevo. Ok, andiamo a levare questo e cominciamo a leggere. In questa sessione di lavoro monteremo i fuselli sui bracci delle sospensioni anteriori. Recupera quindi il braccio della sospensione anteriore sinistra che ti è stato consegnato insieme al fascicolo 2. Quindi ci sta dicendo che questa è la sinistra. Eccolo qui. Questa è la sinistra e questo è l'altro ovviamente. Giriamo pagina. Io dove posso ragazzi cerco di sintetizzare, abbiate pazienza, non sono un esperto di queste cose. Allora vedete qui ci dà un'indicazione, ci dice direzione di marcia della macchina ovviamente. Quindi se noi andiamo a mettere questo come in figura così, ci dice già questo che è il sinistro. Mentre, che tra l'altro vedete è anche contrassegnato dalla lettera L qui stampata, quindi sinistro, left, right, e non mi dite nulla sull'inglese perché sono veramente scarso. Però ci basta già il disegno qua.
Direzione di marcia, quindi tenete presente questo, così non potete assolutamente sbagliare. Guardate questo disegno qui. Direzione di marcia. Destro, braccio della sospensione, braccio della sospensione anteriore sinistra, braccio della sospensione anteriore destra. Perfetto. Quindi guardate, sinistro come le vostre mani, destro, e lo mettiamo così. Poi andiamo, prima di iniziare il montaggio dei fuselli, cioè questi, conviene capire bene come vanno posizionati, poiché sono specifici per ciascun lato del modello e non sono intercambiabili. Quindi non possiamo montare questo a destra piuttosto che a sinistra, dobbiamo trovare il suo. Guardavo se era contrassegnato da una lettera, ma qui è piccolo, non c'è scritto nulla. Nessun problema, andiamo a vedere. Allora, i fuselli, in una nota tecnica qui ci dicono, hanno una posizione ben precisa sui bracci delle sospensioni e quindi è importante controllare che siano disposti correttamente sui bracci corrispondenti. La direzione di marcia del modello, quella di cui parlavamo prima, ci aiuta a distinguere il fusello del lato destro da quello del lato sinistro. Perfetto ragazzi. Allora, considerate sempre braccio destro, braccio sinistro, al di là di questo che vi aiuta tantissimo. Andiamo a prendere questo. Vedete? Questo è il destro e questo, consentitemi anche di sbagliare ragazzi, perché sto facendo tutto in diretta, non mi sono preparato nulla. Questo lo possiamo mettere solo così, solo che fa fatica a entrare, magari da spingere un po', e stavo cercando di capire questo, perché ovviamente questo è il disegno, non possiamo sbagliarci. Va bene, guardate questo disegno qui. Andiamo a prendere questo e lo andiamo a inserire qui. Inserisci il fusello destro nel braccio della sospensione anteriore. Comunque ci dice, questa è la destra. Scusate ragazzi, faccio sempre tante parole perché ho sempre paura che non riesco a spiegarmi bene e voi possiate sbagliare, ma credo che l'unico che possa sbagliare qua sono io. Comunque guardate, il 13,5 vi aiuta anche questo, questa nota qua. Aspettate. Ecco qua, vedete, il 13,5 è questo qui. Quindi per essere sicuri, anche se io ho già capito che va questo, ma per essere sicuri, guardatelo, vedete che questo, qui abbiamo la sagomatura, a voi adesso non potete vederla bene perché siete un po' distanti. Ok, e qui c'è la sagomatura, quindi questo è il 13,5, giriamo pagina, infatti 13,5 ci dice fusello destro. Perfetto, vi ricordate, al di là del disegno che è importante, questo, vedete, questo è il sinistro, vi avevo detto braccio sinistro e braccio destro, questo era il destro, questo abbiamo detto che il 13,5 è il destro, ok? 13,5 fusello destro, prendiamo questo e lo andiamo a mettere qua sopra, ok? Allora, così ci dicono di inserirlo così, noi lo inseriamo così. Stavo guardando perché così si inserisce, quindi va inserito da questa parte. Come è spiegato questo disegno ragazzi? O sono io che sono un incapace, ma qui con sto tratteggio, allora facciamo così, giriamolo al contrario e vediamo come ci dice. No, infatti va montato così. No, qua ci va la vita, è giusto come lo stavo montando io. Ho avuto dubbi perché non entra, quindi probabilmente deve entrare a pressione. Proviamo, se riesco a farmi male. Sì, ok ragazzi, guardate, adesso vi faccio vedere. C'è la vernice, guardate, a parte che la vedrete qua sopra. Vedete la vernice qua? Chiaramente c'è lo spessore della vernice, è questo che mi stava, al di là del disegno, mi stava portando fuori. Ecco qui, ecco qua, guardate, semplice. Uno, lo andiamo a mettere e ci dice di fissarlo sotto, guardate sempre la figura, in questo caso questa, lo giriamo così, vedete che la riga, la curva è verso l'interno, quindi è perfetto. Andiamo a mettere una vite JM, eccola qui,
la vite JM. Mettiamo un po' di grasso perché questo è metallo su metallo e non ci sono problemi, non siete obbligati a metterlo, se avete voglia lo mettete, se no altrimenti non vi preoccupate. Questo vi aiuta comunque qualora trovaste dei filetti duri. Andiamo a mettere la nostra vite JM. Perfetto. Allora, potete andare anche in battuta fino in fondo perché tanto non vi frena la vite il movimento. Perfetto. Guardate, io ho vitato tutto, gioco non ce n'è. Vediamo se posso ancora. Non esagerate se arrivate in fondo perché rischiate di rompere. Ok? Ok, io direi che va bene così. A questo punto abbiamo montato questo. Adesso facciamo la stessa cosa da questa parte, ragazzi. Io stoppo il filmato, o no? Non lo so, stoppo il filmato, non lo stoppo, cosa faccio? Comunque, questo è il 13.5. Siamo qui. Scusate, fatemi vedere perché qui mi sto ubriacando. Mi sto ubriacando, ragazzi. Allora, questo è giusto e questo qui. Ok? Adesso facciamo quest'altro che è il sinistro. Quindi andiamo a prendere questo che è il sinistro. Perfetto. Il sinistro e questo che abbiamo in foto qui. Quindi andiamo a inserire questo così. Guardate. Questo, vedete? Questo l'abbiamo appena fatto. E questo qui. Andiamo a fare questo. Quindi inseriamo questo all'interno. Forse conveniva levare un po' la vernice qui, però se la toglie da lui così quella che le serve si toglie e noi lo facciamo entrare bene così. Poi puliremo il fascicolo da tutti i residui di vernice che è venuta via. Ok. Perfetto, facciamo la stessa cosa ragazzi con un'altra vite JM. Io adesso stoppo il filmato perché tanto va messa qui, ok? È la stessa cosa di prima. Eccoci qua ragazzi. Allora, io ne ho smontato uno, all'altro l'ho già fatto, perché vi consiglio di mettere un po' di grasso, visto che è metallo su metallo, proprio dove c'è lo snodo, perché lo troverete un po' duro e questo è lo sterzo. È lo sterzo? Non lo so ragazzi, forse ho detto una scemenza. Comunque il movimento sicuramente con all'interno il grasso andrà meglio, ovviamente, e non va a rovinare nulla. Sapete che nelle plastiche non va messo il grasso, ma qui potete metterlo. Quindi andiamo a mettere adesso di nuovo la vite che ho tolto per mettere il grasso. Ovviamente non siete obbligati, è un consiglio che io vi do, non siete obbligati a fare niente di quello che vi dice Michele. Niente. Vedete? Gira molto libero, guardate. Stessa cosa anche questo, guardate. E non ha gioco, cioè ha un minimo di gioco deve averlo, non vi spaventate, fa tic tic tic, non vi spaventate. A questo punto, mamma mia, qua ragazzi un attimo che stoppo perché è pieno di residui di vernice che si è staccata dall'interno qui dei fuselli. Eccoci qua ragazzi, allora abbiamo montato uno sinistro, vedete, guardate qui la curva del fusello, questa piccola, e la vedete anche qui che è verso l'interno, vedete, stessa cosa il destro. Ecco qua, queste sono le sospensioni, per cui ho detto sicuramente una scemenza prima quando ho detto che è lo sterzo. Comunque secondo me il fatto che si muova più liberamente e che quindi sia tutto metallo su metallo, il grasso lo potete mettere. A questo punto andiamo a mettere i coperchi della sospensione. Sono asimmetrici e hanno una loro posizione specifica. Prima di installarli è quindi molto importante distinguere il coperchio del lato destro da quello del lato sinistro. Andiamo a prenderli, eccoli qua.
qui lettere di riferimento non ne abbiamo, poco male, noi andiamo e vediamo cosa ci dice qui. Allora, questo è il 13,2, andiamo a vedere il 13,2 qual è, basta vedere la figura, questo è il 13,2 ed è il sinistro, ovviamente questo per esclusione è il 13,3, ecco subito al contrario ragazzi, questo è il 13,2 e questo è il 13,3, perfetto, che vedete che ha il buco libero sotto come qua, gli altri sono finti dadi e questo è l'unico centrale che ha tutte e due, per cui questo, secondo almeno il disegno, dovrebbe andare da questa parte. Andiamo a vedere dove va collocato, eccolo qui, così. Ecco, quello che è importante, vi faccio subito vedere come anche dicono qui, unisci il coperchio della sospensione sinistra al braccio della sospensione anteriore sinistra, il coperchio è dotato di una tacca, ecco qui. Aspettate ragazzi, ecco, vedete questa tacca qui? Deve corrispondere su questa. Se voi per sbaglio montate il coperchio che non va qui, guardate cosa succede. Vedete? Questo foro non combacerà mai con quello sotto, quindi anche se disgraziatamente interpretate male il disegno, non potete sbagliarvi perché quando metterete quello giusto, il foro, questo, deve combaciare perfettamente con questi, che è quello che abbiamo appena fatto qui. Quindi lo andiamo a pressare prima bene con le dita che attacchi dappertutto e poi andiamo a fissarlo con una vite IM. Eccola qui. Sempre del grasso perché va sul metallo. Che bello questo modello, ma quanto è bello! Quanto è bello ragazzi! È fatto, almeno per quello che ne capisco io, è fatto veramente bene. Sto guardando solo che combaci perfettamente tutto perché lo spessore della vernice potrebbe anche non farlo combaciare bene. Un attimo solo. Ok ragazzi, infatti ho picchettato, questo è un manico di un raschietto in gomma dura, ovviamente non usate cose in metallo, usate legno o gomma, non plastica, gomma. Ho picchettato sopra così finché lui, questo è soltanto gesso che è caduto, non vi preoccupate, non è la vernice andata via, si è staccato del Michele fa anche queste cose, del gesso da qui. Quindi andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra parte con la vite IM. Prendiamo la vite IM, eccola qui. Perfetto. Un po' lungo il filmato ragazzi, vi chiedo scusa e vi ringrazio se mi guardate. Qui non si fa solo il montaggio, si spiega tutto. Magari per molti sono cose che non servono e io corro questo rischio, che devo dirvi. Mi creo il filetto qui. È un po' duro, infatti. Meno male che me lo sto creando. Chiaramente guardate che la vite vada diritta, qui in questo caso stava andando un po' storta. Non serve arrivare in fondo perché abbiamo lo spessore del metallo, chiaramente, che andremo a mettere sopra. Ecco qui. Andiamo a svitarlo e andiamo ad attaccare l'altro coperchio della sospensione, in questo caso il sinistro. Vi aiuta molto la figura, quella. Andiamo a vedere così. Ok, lo battiamo, mi sposto, altrimenti faccio cadere il gesso di nuovo lì. Comunque lo batto così, dalla gomma. Perfetto. Andiamo a mettere la nostra vite IM e abbiamo finito anche questa operazione qui.
Perfetto. Cosa c'è rimasto ancora da fare? Non c'è rimasto da fare nulla. Qua di nuovo ci dice, c'è la luce, sì, ho guardato che ci fosse il flash acceso. Qui di nuovo ci dice: verifica che i coperchi delle sospensioni siano montati correttamente controllando che il foro nella parte inferiore, ricordate quello di cui parlavamo prima, questo con questo, sia allineato ai fori presenti nelle sporgenze del braccio corrispondente. Praticamente questo e qui noi andiamo a vedere che dobbiamo vedere la luce tra questo foro e questi due fori dietro, 1 e 2, e quindi siamo sicuri di aver montato correttamente tutto. A questo punto siamo arrivati qui, 1 e 2 sono stati montati correttamente, qui girano molto bene, ok? Abbiamo delle viti non mi sembra di aver saltato nulla, andiamo a vedere perché tutto è possibile. Michele fa anche queste cose qui. Perfetto ragazzi, sono andato a controllare perché mi sono avanzate queste viti, serie di viti ma come ci dicono nei fascicoli, e vi faccio leggere anche voi, con ogni fascicolo ricevi alcuni pezzi per il montaggio della tua Citroen 2 cavalli Charleston. A volte alcuni di essi verranno utilizzati nelle sessioni di lavoro successive e vanno quindi conservati con cura. Quindi vi consiglio all'interno del blister numero 13, dell'uscita 13 di questa leggendaria automobile, di conservare le viti all'interno, al suo interno, così come anche le altre viti che avete avanzato da questo numero. Vi consiglio di metterle, se non avete un contenitore, in ogni blister man mano che fate i montaggi, così se dovesse servirvi qualche vite di ricambio sapete subito, guardando il numero, che all'interno di quel blister c'è la vite dedicata a quel pezzo. Ok ragazzi? Allora a questo punto metto una pausa, abbiamo finito il montaggio, metto una pausa e vi faccio vedere fino a che punto siamo arrivati. Dopodiché vi saluto, e quelli che invece vorranno seguirmi fino alla fine, oltre al montaggio, quindi anche a far vedere l'interno del fascicolo con tutte le sue foto, immagini quindi e contenuti scritti, mi potranno seguire, ok? Invece per quelli che decideranno di terminare qui il video, io ragazzi vi ringrazio davvero tanto, vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio veramente e vi auguro una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari, e arrivederci al prossimo video, ok ragazzi? Ok, adesso vado solo a fare un po' d'ordine e presento tutti i pezzi che abbiamo montato fino all'uscita numero 13, che è questa. Eccoci qua ragazzi, questo è il punto in cui siamo arrivati oggi con il montaggio numero 13. Il sedile anteriore, uno dei due sedili, le ruote, una manca ancora, come potete vedere, della borchia centrale, il paraurto, il nostro bellissimo cruscotto in plastica con le retine in metallo, la chiave plastica e metallo per consentire poi il contatto per simulare l'accensione del motore da un lato e dall'altro l'accensione delle luci, i bracci delle sospensioni che abbiamo appena montato, parte del motore, il cofano anteriore con il suo portatarga, la sua griglia e il marchio chiaramente Citroen, e la portiera anteriore sinistra di questa meravigliosa, leggendaria macchina. Va bene ragazzi, Michele vi saluta, ok? E vi ringrazio ancora del vostro tempo. Continuiamo con l'ultima parte, che è quella, una volta che levo tutto questo, che è quella del consentire a chi ha piacere di poter leggere i contenuti del fascicolo, nonché di dare un'occhiata alle immagini. A dopo ragazzi. Eccoci qua pronti per la visione interna del fascicolo, dopo aver effettuato il montaggio di questo ultimo numero ricevuto dalla De Agostini, uscita numero 13. Prima pagina, servizi e numeri utili.
chissà sapendolo fare che musichetta gradevole potrei mettere sotto come sottofondo. Ma non sono capace, ragazzi. Non sono capace, non solo di quello non sono capace. Grazie a voi che vi siete iscritti, che mi seguite, mi date supporto, e grazie a voi che deciderete di iscrivervi al mio canale, e se avete piacere di attivare anche la campanella per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date un'occhiata anche alla playlist, se avete piacere, del canale, dove potete trovare non tantissime cose, ma qualcosa, ragazzi. È un anno che, forse è un anno e un mese che ho iniziato, non mi ricordo bene. Piano piano, se il canale vivrà e non morirà, vivrà grazie solo e esclusivamente al vostro aiuto, io andrò avanti. È ovvio, ragazzi, che non credo di arricchirmi con il canale, ma almeno pagarmi qualche spesa per migliorarlo con gli anni mi darebbe molta, ma molta ancora più soddisfazione. Ecco quello che potete sentire come musica naturale in sottofondo, non so se l'avete udito, è il mio gatto europeo tigrato di 13 mesi, Michelangelo, il mio gioiellino, affettuosissimo. Vabbè. Grazie anche dei commenti che mi arrivano, del supporto anche morale quando mi fate i complimenti, ragazzi, vi ringrazio. Vi ringrazio veramente. Siamo quasi alla fine. Eccoci qua con queste ultime pagine. E abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito. Scusatemi se vi ho stancato, ma io ad oggi meno di così come tempistica per presentare e dire tutto quello che dico, e cercare di darvi dei consigli, non indispensabili, ci mancherebbe, no. Per chi li vuole seguire, io non riesco a metterci meno tempo, ok? Perfetto. Grazie ragazzi, arrivederci al prossimo video. Vediamo se riesco a tenere almeno un'immagine un po' ferma col cavalletto, così. Ecco, oh, che bellezza. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari. Speriamo, come ho detto anche nell'altro video, di non essere l'unico che si saluta da solo, perché magari siete già andati tutti via. E vi ringrazio veramente, grazie del supporto. Ciao ragazzi, una buona serata a tutti voi e a tutti i vostri cari. Ciao.